Ciao ragazzi, Ciao bentornati tutti. sul nostro canale. E oggi per voi abbiamo deciso di fare, visto che era tanto tempo ormai, giusto, che non facevamo più una Sì. ricetta insieme, una ricettina super golosa, tutta per voi, solo per voi. Oggi insieme faremo qualche disastro sicuro, Sì. però questa ricettina l'abbiamo trovata su Pinterest, quindi speriamo che venga bene perché non l'abbiamo mai provata, perciò E si auguri. tratta di un plum cake alla zucca, visto che siamo in tempo di Halloween, ottobre, novembre, quindi facciamo sta ricettina di sta torta alla zucca. Ci sono pochi ingredienti, molto semplici, molto veloci da fare. Noi ci siamo già tirati avanti con qualche ingrediente, quindi adesso vi faremo vedere e soprattutto speriamo che non venga una cagata. Comunque va bene. Allora, innanzitutto prendete una bella pirofila come questa qui, ci mettiamo dentro. Allora, gli ingredienti sono 300 g di farina, noi abbiamo usato una farina di tipo 2. Però potete benissimo usare una farina di tipo 00 anche se non è così salutare, una farina di tipo 1 o magari anche una farina integrale, perché no? Non lo so, magari va bene anche Volete? quella integrale. Ok, e 180 g di zucchero di canna, tra parentesi perché questo qua vabbè non è zucchero di canna, è zucchero bianco caramellato, vabbè comunque 180 g di zucchero, 300 g di zucca che ho pelato, pulito, cucinato, quindi la fate bollire oppure la fate a vapore e la frullate. Poi se vi viene come questa che sembra stabilitura, allora ancora meglio, così il vostro plum cake rimarrà bello sodo. Prego. Poi abbiamo 3 uova, cioè questi qua che io non me ne ricordo, prego. Io non lo so quante sono questi. Te lo dico io, dai. Allora vabbè, 3 uova, perché questa qua non è una ricetta vegana ma bensì vegetariana. Fino lì non ci voleva suggerimento perché c'è... Poi qua abbiamo Cos'è? il latte, ma quanto? Che ce n'è? Che ne so, non me l'hai detto. 100 ml 100 ml di latte, scusate, Vegetale. vegetale, in questo caso l'abbiamo preso da avena, quindi 100 ml di latte, maledetto. E poi invece di olio di semi di girasole abbiamo... sempre 100 ml, quindi Ah, non è 100 che... ml. Ma sì, ma non è che ci voleva una scienza, per Vabbè, ma ho fare. capito, ma te l'hai detta la ricetta, io no. Quindi 100 ml di latte, 100 ml di Olio di olio di semi, semi e girasole. poi non so se abbiamo detto una bustina di Vabbè, lievito. il vostro lievito per dolci per forza, perché sennò, oltre che la mattonata della zucca, Non si alza neanche, non si alza rimane neanche, una quindi- una piastrella. Sì, una piastrella la sostituite a quelle che vi si rompono in casa. Tutto bisogna unire i composti molli, liquidi, Liquidi. vabbè, no, comunque liquidi o molli. Allora, andiamo a unire le 3 uova con lo zucchero. No, quindi cagato. Scusa, Allora, non è bisogna buono. unire i composti liquidi, molli, con alcuni composti solidi, quindi andiamo a unire prima le uova con i 180 g di zucchero. Scommetto che lo faccio io. Comunque, visto che non avete già capito niente secondo me dall'inizio, perché siamo sempre molto chiari nelle ricette, lasceremo nell'info box giù insomma gli ingredienti, così almeno se dovete rifare sta ricetta riuscite. Sì, Quindi iniziamo se l'ho già con preso. la frusta. Ma che Ma cosa frusta! faccio con quella roba lì? Ci vuole una frusta, dai! Frustina così, no? Tanto so già che me ne fai rompere a me le uova. E per Come al forza, solito. come la prima ricetta che abbiamo fatto sul canale 4-5 anni fa, Prendo un pezzettino di carta. che hai messo i gusci da mischiare e il tuo e l'albume Vabbè, quindi rompiamo le uova dentro la del ciotolina. paniere, sì, C'è già un pezzo di guscio. anche senza metterci il guscio magari. Questi uomini. Ma aspetta, no! Una di qua. Ok. Mi Poi- lavo le mani. Facciamo così, rompiamo un po' i rossi, così, uniamo i 180 g di zucchero, Arrivo, sto solo lavando le mani. Me lavo sempre solo io le mani. e cominciamo a mischiare. Aspetta, adesso te lo faccio mischiare a te, Ah, mi agevoli? sì, perché sennò schizzi dappertutto. Ma cosa schizzo, dai. Va Vai, benissimo. mischia. Ok, Bene. intanto raccontaci qualcosa. Allora, quindi mi ha già detto Aurora che questa tortina me la dovrò mangiare tutta io. Perché io sono a dieta. Sì, lei sta seguendo una dieta di una nutrizionista. Che salutiamo, la nostra Che salutiamo, sì. E niente, sì, vabbè, ma mischia bene. E niente, allora quindi mi farò venire il diabete io. E Ma va che bene così. diabete, dai. Io A parte non è che che sono già- anche lui sarebbe a dieta, Cioè, nel senso, non è che è a dieta per dimagrire, lui è a dieta per
per seguire un'alimentazione bilanciata, anche Sì, se già mantenere. comunque lui già mangiava bene di suo, invece io mangio un po' più sconfusionato, quindi avevo bisogno di rimettermi in quadro. Quindi nel frattempo che te stai raccontando queste cose, io vado a mischiare il... No, aspetta, le farine vanno setacciate insieme al lievito. ma adesso scusa un attimo, adesso spiegami, se io ho una ciotola sola dove la setaccio la farina? Allora ascoltami, prima... La lanci in aria? No, prima il composto con lo zucchero e le uova, poi ci aggiungiamo Vabbè, sì, ho capito, lo questo e faccio dopo, dopo. dai. Ecco, bravo, tieni bene. questo, gli uomini. Quindi qua dobbiamo ottenere un composto un po' spumoso. Masterchef. No? Non posso fare un po' io, perché se continui così finiamo domani mattina. Bene, allora, un po' di potenza, no? Guarda come muovo la natica, guarda come muovo la natica. Quello è l'indice di come si sbatte la roba, giusto? Ok. Vabbè, poi qua tagliamo perché mi sta venendo l'ernia. Adesso Bisogna unire la zucca adesso qua ti voglio vedere. nell'uovo. No, adesso qua ti voglio. No, come la Sì. zucca? Sì, L'uovo o l'olio e il Allora, adesso dobbiamo unire, dai, se no alla fine i poverini non capiscono neanche che cacchio stiamo facendo. Va bene. Allora, dobbiamo unire al composto che è Quindi- molto schiumoso, spumoso, Uova, zucchero Ok. e adesso zucca. zucca. Terzo Unia- ingrediente. Uniamo la zucca che è questo... Sì, ma non tutto. Sì, tutto. No, tutto Madonna, è non durissimo. ce la fai. Non ce la fai. No. Ma vabbè, sì, ce la faremo. Dopodiché prendete la ciotola e buttate via tutto. Vai di natica adesso. No, aspetta di nati che bisogna farla impacciacare. Secondo me è meglio fare tutto nel frullatore. Bisogna fare tutto No, impacciacato. no, secondo me se fate tutto nel frullatore è meglio, Cioè abbiate pazienza perché noi non l'abbiamo mai fatta sta ricetta. No, aspetta, se tu fai così, aspetta, ma cosa va fai, via con dai, quel ma robo. tira via sta roba qua. Ma perché tutte le volte che facciamo le ricette non si capisce niente? Metti via sta roba. E voilà. Con un po' di sana pazienza la schiacciate bene, quando si unisce con l'uovo vedrete che si ammolla e riuscite. Non la cosa. Date retta a me. Fate tutto nel frullatore, fate prima. Sì. No, ma guarda, ma piano piano si fa, E bisogna farla solo un attimo ammollare dentro l'uovo, no? Piano piano, così. D'altronde era una zucca fresca di quelle verdi che per pelarla a momenti mi trancio via 2 falangi, però Io gli ho detto, poi l'ho fatta cuocere al gli ho vapore. detto falla cuocere al forno, così la dobbiamo solo. È un guarda. consiglio che vi do. Se prendete la zucca già tagliata, pulita, È meglio. se no, altrimenti tagliate la zucca a metà, la mettete su una pirofila, piano che se no non mi sento, la mettete su una pirofila nel forno a 200 gradi per 15-20 minuti, tempo che diventa morbida, e così la scavate e togliete la Comunque buccia tranquillamente. vedete che piano piano con un po' di calma si riesce a ottenere. Nel frattempo, Aspetta. che è rimasto tutto grummoso. No, vabbè, ma poi questa qua. No, ma questa qua si scioglie poi. Immagino. Ma intanto vi faccio vedere le nostre zucche coltivate con tanto amore. Cioè ragazzi, guardate che roba. Fantastiche, queste qua sono venute da noi nell'orticello, Da un seme me ne ha fatte solo 2, ma le ho amate praticamente queste zucche perché gli parlavo, le accarezzavo, sembrava una pazza, i vicini che mi hanno visto, secondo me un po' l'idea malata se la sono fatta, ma è vero che alla fine sono venute meravigliose, perfette, guardate il Da un colore. semino sono venute 2 belle zucche così. 2 belle zucche, vabbè. 2 belle zucche cosa sono? Le zucche. Vabbè, comunque. Va bene. Anche se Adesso- rimangono un po' di grumetti della zucca, alla fine poi quando la mettete in forno, quando è morbida, nel senso quando la mangiate anche non sono grumi di farina o di zucchero. Sì, però se date retta a me fate tutto nel mixer, nel frullatore. Sì, è meglio. È meglio, non rimangono grumi, non rimane niente. Comunque così io direi che mi piace. Va benissimo. Adesso iniziamo ad aggiungere l'olio poco per volta. Prego. Moccoli. Ok. Mischiamo anche l'olio, quindi uova, Zucchero. zucchero, zucca, olio, quarto ingrediente, così almeno facendo il riassunto si capisce bene. Mettiamone ancora un po'. Mettilo tutto Ok. Mischiamo bene e il mischiamo tutto. bene.
E poi andiamo ad aggiungere il latte. Potete Adesso? mettere il latte normale, potete mettere il latte di soia, noi abbiamo messo quello di avena perché avevamo quello. Sì, comunque il composto sta diventando bello spumoso, quindi Sì. non penso che ci siano problemi. Poi vedrete che più sentite i pezzi di zucca meglio è. Comunque su Pinterest si trovano tante di queste ricettine con la zucca. Noi avevamo fatto tempo fa i pancake alla zucca, erano venuti Sì. buonissimi. Abbiamo anche, come si dice, condiviso la ricettina e molti hanno apprezzato veramente questi pancake perché rimangono poi sofficissimi e molto buoni. Poi andiamo ad aggiungere infine il latte. Aspetta, che si sciacqua un Piano po' su la fatto zucca. un casino. Ok. Andiamo ad Adesso aggiungere il latte. metti giù tutto. 100 ml di latte vegetale. Se non vi piace il latte vegetale mettete quello normale, ve lo bevete. La medesima. E adesso ci Adesso sarà se il la- composto rimanesse così lo bevete con la cannuccia perché è liquidissimo. No, ma c'è la farina e il Adesso andiamo ad aggiungere prima fai una cosa, setacciamo il lievito all'interno della farina e la mischiamo bene in modo che il lievito si cosparge un po' dappertutto, che non rimane tutto dentro una zona. Quindi Setacciamo bene, Setacciamo poi lo bene. giri con un cucchiaio, lo fai Ok. amalgamare bene alla farina. cucchiaio che non abbiamo perché stanno lavando i E lavatrici. beh, prendi una forchetta, la stessa cosa, basta che lo giri. Ah sì, ce l'abbiamo. E niente, quindi abbiamo deciso di fare questa ricettina per questo autunno, che abbiamo inaugurato questo autunno con questa ricettina buona, speriamo che sia buona, che venga Tanto me lo bene. mangio tutto io. Tanto se lo mangerà tutto lui, vabbè, un pezzettino lo assaggi. Sì, dai, assaggio un pezzettino. Perché almeno per un mesetto non devo sgarrare, Bene, io direi che Ok? possiamo unire piano piano. Io continuo con la forchetta perché mi piace di più. Va bene, no, sei fermo. Un pochino, ecco. Quindi metà la setacciate e metà la buttate dentro come viene perché chiaramente abbiamo una ciotola così Vai, e un mischia. setaccio così. Ma se voi la unite piano piano con la forchetta, vedete che non farà i grumi. Scusa. Ma che cacchio di ricette, oh. Vabbè. E niente, spero che a casa vostra si vada tutto bene. Perché a casa nostra va benissimo. Apriamo la parentesi quando non sai che cavolo dire. Dici cavolo. Quindi No, spero va tutto che bene. famiglia, tutti, conoscenti, state tutti in bolla. E niente, tu continua, buttala dentro così perché per setacciarla in sto modo. Dai, su, non lamentarti. Ma non mi lamento poi. Allora, intanto iniziamo a ringraziare tutti i nuovi iscritti e tutti i vecchi iscritti che ci seguono sempre, che ci vogliono tanto bene, che ci riempiono sempre di affetto e tante paroline carine. Sì. Diciamo che saremmo più felici se i nostri video avessero un pochino più di visualizzazioni, però vabbè, ci Noi accontentiamo. ci accontentiamo, siamo felici lo stesso. E comunque quando avete finito, se avete un aiutante come Aurora, recuperate ancora almeno 50 grammi di farina sul tavolo così perché Dai, adesso non ti veramente lamentare, su. non si può prendere una ciotola del genere. Vabbè, dai, butta Ma dentro se sta sei te roba. che l'hai presa la Quelle ciotola? c'avevo, non E è che... allora, non è colpa mia, Butta dentro tutto. Oh, boh, va bene, tutto qua, facciamo così un po' dietro che porta bene. Dai, su, Ok. sei bravo. Ok, perfetto. Siamo a posto. Via, a posto. Adesso comincia a prendere una Stavo per bella andare, vado a prendere una... pirofila da plum cake. Sì, allora, come la prendiamo? Poi se la volete rotonda la fate rotonda. Allora, ce l'abbiamo lungo o corto? Come lo vuoi? Allora, se è per me, corto. Se è per te, decidi come vuoi. Scusa, come per te corto? Io lungo non lo voglio. No, prendilo lungo, dai. Sempre meglio lungo. Ma lo che vuoi corto. lungo e stretto o lungo e largo? Perché qua abbiamo Vabbè, una... senti, prendilo come vuoi. Prendilo lungo. no, se lo prendo così viene lungo. Prendilo così va bene. Se no c'è anche questo... No, quello lì va grosso. bene. Questo Quello qua lì- è corto e grosso. questo qui. Ma questo viene più alto. Non lo voglio corto e grosso, lo voglio lungo e stretto. Ecco,
mamma, vabbè. Comunque, noi non usiamo mettere olio, burro e cose, mettiamo la carta a forno che vado a bagnare con l'acqua in modo che sia poi molto più malleabile, giusto? Vabbè, comunque ragazzi, il composto, guardate qua, è venuto giusto. Fai vedere la colata. È venuto perfetto, come una bella torta. Siamo stati bravi alla fine, dai. Sì, alla dai. fine noi facciamo disastri, però facciamo sempre le cose fatte bene. Vediamo poi alla fine come viene, se è buona. Allora, invece, per quanto riguarda la cottura, ti ricordi? 170 gradi per 45 minuti, sì, ma anche se non fai vedere che lo guardi sul cellulare. Vabbè, ma l'abbiamo presa su internet. 170 gradi per circa 40-45 minuti, comunque controllate sempre. Giusto. Giusto? 170 gradi per 45 minuti. Quindi, ricapitolando: uova, zucchero, zucca, olio, latte, mischiate tutto. farina e lievito. Poi 170 gradi per 40-45 Ma scusa, ma un minuti. pizzico di sale non ce lo mettiamo? No. Nei dolci ci vuole sempre un po' di sale. Quella lì è una roba che ha tirato fuori uno chef per fare il tocco dello chef, ci metteva il cosino di sale per i dolci. No, perché ci vuole un po' di sapidità. Anche se mia nonna lo metteva sempre, anzi lo mette sempre perché mia nonna c'è ancora. E si fa ancora i dolci alla grande. Semolino voleva sempre uscire. Va bene, adesso mi serve però un cucchiaio, Vedete? anzi L'ho un lavata, pentole. l'ho bagnata e adesso è molto più morbida. E quindi guardate com'è facile metterla all'interno dello stampo. Lucchetto e stretto. Però voi potete metterla anche secondo me magari anche nel coso della ciambella, no? Ma sarà magari un po' poco. Le capentole che adesso io ho finito di mischiare qua e solo che ne abbiamo un piccolo problema. a assaggiare. Buona, Poi la zucca comunque è già dolce. Buono? Sì. Allora, però io direi di preparare il forno. Aspetta che vado ad attaccarlo. Quindi 170 gradi per 40-45 Facciamo minuti. statico. Per forza, statico. 170 per 40 minuti. Metti anche 45. Poi al massimo lo tiriamo fuori prima. Ok. Preparato il forno, andiamo a colare nello stampo. Il nostro composto. Prendi le cappentole qua, così almeno mi dai poi una mano. Ok. Intanto ci va da solo. Ok. È un profumo, ragazzi, di zucca buonissimo. Ok, dai. Alla fine, dopo qualche disavventura. Questa lascia che te la sberlicchi, dai. Aspetta. Sì, dai, te la sberlicchi, Aspetta con un le attimo. cappentole viene via tutto. Buono, tieni qua. Poi una mossettina così per levare l'aria. Buono. E andiamo a infornarla e ci vediamo dopo la cottura. La cattura. La cottura, la cattura. Eccoci ragazzi, abbiamo appena tirato fuori il nostro plum cake. Sì, ma dove lo appoggi? Qua. Ma non posso levarlo dalla casa, si spacca. È caldo. Non importa, mettilo qua sopra. Allora, guardate. Ah, brucia. È Mettilo qua perfetto. sopra. Allora, piano piano. Ovviamente voi fatelo raffreddare perché Sì, se no si spacca, no, si spacca. così piano piano. Tanto è da mangiare. Ragazzi, a parte il colore che è meraviglioso, Guardate che roba, uno spettacolo. il colore è stupendo ed Sì. è venuto anche molto alto, devo dire. Secondo me però se tu lo rompi adesso si Assaggiamo. si spacca. Allora io assaggiamo questo di qua. Però è troppo caldo per aprirlo. Vabbè, comunque si può anche decorare con dello zucchero a velo, che io non metterei perché è già dolce così. Sì, perché la zucca gli ha dato proprio quel coso dolce, è buonissimo. Adesso noi lo facciamo raffreddare, poi me lo cipo tutto io perché tanto te sei a dieta, non puoi. No, adesso lo fa raffreddare un attimo e poi proviamo, facciamo la prova assaggio, lo tagliamo e facciamo vedere la morbidezza e il colore dentro. Va bene. Ecco ragazzi, praticamente abbiamo aspettato 2 secondi, Sì, quindi infatti adesso si spaccherà tutto, però. allora, facciamo vedere, colpa sua. facciamo avvicina. No, allora prima taglia, poi facciamo vedere la morbidezza. Guarda, se si spacca tutto è colpa sua. Taglia sta roba per piacere.
Wow, già, allora il coltello affonda in una maniera incredibile, molto molto morbido, fumante, quindi adesso si studierà per assaggiarlo. Lo mette a fuoco. Guardate. Morbidissimo, guardate, ma il colore ragazzi, cioè, guardate il colore. È uno spettacolo. Un morso anche a me, piccolino. Oh, mio. Dai, un pochino. Che brucia. Oh. Anche quei pezzettini di zucchero che non si scioglievano, non si sentono più. Buonissimo, dolce giusto. Sì, Si sente il retrogusto della zucca, sì. ma veramente buono. Questo a colazione secondo me è una bomba. Bene. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video e vi abbiamo tenuto compagnia e vi è piaciuta la ricetta, mi raccomando lasciateci un like che ci farebbe molto piacere. Condividete i nostri video, attivate la campanella delle notifiche in modo che non perderete più nessuno dei nostri video. Se vi va, siamo anche su Instagram come Aurifly, ve lo lasciamo scritto qua sotto, quindi potete seguirci anche su quel social e mi raccomando, se fate anche voi questa ricettina, magari taggateci su Instagram. Sì, andate a leggere nell'info box gli ingredienti perché come al solito nella ricetta non si sarà capito un cacchio. Va bene, noi vi salutiamo, vi diamo un grosso bacio e ci vediamo alla prossima ricettina su Gingerland. Ciao! Però un pezzettino lo voglio assaggiare. Tutto mio, tutto mio, No, piccolino. È buonissima, cavolo.